perché in virtute posita est vera felicitas, la felicità vera è nella virtù. Suerte, dove vai? Aspetta. Chiediamo cosa succede all'improvviso. Ti piace? Sembra di sì. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Nella lettura interattiva di oggi voglio chiedere ai tarocchi di parlarti di qualcosa che succederà improvvisamente, della serie non te lo aspetti proprio, qualcosa che ti riguarda, quello che vorranno farti vedere. Poi a fine lettura rispondo anche ad una tua domanda, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e vediamo cosa succede all'improvviso senza preavviso. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questa lettura interattiva dal titolo Succede all'improvviso senza preavviso e vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo il campanello che rappresenta le novità. Per la variante numero 2 l'angelo che simboleggia i desideri e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il Buddha che simboleggia il risveglio, l'illuminazione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso senza preavviso. Campanello, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso, prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali sono il 49 e il 17. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Poi ti parlano di gioia, luce nel cammino del cuore. In questo momento stai vivendo una situazione che ti rende particolarmente felice, particolarmente sereno. Numeri 49 e 17. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu, campanello. Vediamo chi è il campanello. Campanello, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Campanello, tu sei una persona molto determinata, una persona che quando si pone un obiettivo di qualsiasi natura esso sia, prendi e fai, non ti fermi di fronte a nulla. Mi indicano che in questo momento c'è una situazione dove stai comunicando con un qualcuno. In questa comunicazione ci stai, diciamo, investendo proprio molto, come se sperassi di poter realizzare qualcosa con questa persona con la quale stai comunicando. Tu sei un qualcuno che fa tante cose, potresti anche fare più lavori contemporaneamente oppure occuparti di più situazioni allo stesso tempo e ti riesce anche bene perché in virtute posita est vera felicitas, la felicità vera è nella virtù. Questo lo diceva Seneca e vale per te. È come se fossi, diciamo, soddisfatto, anche questa gioia che abbiamo visto nella prima carta all'inizio ti arriva proprio perché ti riesce bene fare e risolvere più cose per te ma anche per gli altri. Adesso con questo mazzo vediamo un po' cosa succede all'improvviso, senza preavviso per te. Vediamo per il campanello. Qui cosa succede all'improvviso senza preavviso è il ritorno nella tua vita di una persona che hai frequentato in passato
e che è da tempo che non stai né vedendo né sentendo. È un qualcuno che potrebbe essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, oppure di un segno di terra, un toro capricorno vergine. Non per tutti perché questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va un po' contestualizzato, però mi indicano proprio questo, il ritorno nella tua vita di una persona, una diciamo vecchia frequentazione, potrebbe anche essere in ambito familiare ed è comunque un qualcosa che sotto certi aspetti tu in questo momento stai sperando con questa stella, anche se potrebbe costarti un po' in termini di attesa, indicano il ritorno di una persona all'improvviso senza preavviso e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo cosa ti rispondono. Pensa a questa domanda per il campanello, vediamo cosa ti dicono. Per il campanello. Papessa, innamorati, imperatore. Qui la risposta per te è un sì. Se hai chiesto per i sentimenti, parlano sicuramente di una certezza ritrovata in ambito sentimentale, nonché se hai chiesto per un'altra cosa, è comunque un sì, una certezza, una sicurezza, una scelta che ti ha portato o ti porterà ad avere una sicurezza nella tua vita. Se ti trovi in questo momento di fronte a un bivio, c'è un qualcosa che devi scegliere, scegli la strada più sicura, vai per quello che senti più sicuro per te, anche istintivamente, ci dice questa papessa. Mi viene da dirti, vedendo queste carte, che conta quello che si fa e non quello che si dice o si pensa, e adesso per te, con questo imperatore, è arrivato il momento di concretizzare o fare comunque dei fatti, perché in sé l'imperatore fa dei fatti, fatti non parole. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, la risposta è un sì. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti per il campanello. Vediamo, per il campanello. Per il campanello. Mm. Ti stai privando di qualcosa che potrebbe renderti felice. Ci sono tanti oggetti intorno a te e uno di questi te lo ricorda. Mm. Prendilo e mettilo ben in vista. Poi ricordati di questo messaggio nel fine anno. Questo era il messaggio per te, campanello. Ti stai privando di qualcosa che
potrebbe renderti felice. Ci sono tanti oggetti intorno a te e uno di questi te lo ricorda. Prendilo e mettilo bene in vista, poi ricordati di questo messaggio nel fine anno. Questo era il messaggio per te, campanello. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Angelo, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso, prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 48 e il 55. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di unità, unire ciò che è separato. Penso che nella tua vita in questo momento ci sia una situazione dove è necessario proprio questo e tu sai che cos'è. Numeri 48 e 55 vai a cercare perché potrebbero darti un'indicazione per unire ciò che è separato. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Vediamo chi è l'angelo. Angelo, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Angelo, ti vedo una persona molto intraprendente, un qualcuno che in qualità di imperatrice è un po' il punto di riferimento per tante persone. Hai realizzato in questo momento nella tua vita un qualcosa di veramente importante, ti sta dando molte soddisfazioni, che sia nel lavoro, che sia nei sentimenti. Probabilmente unire ciò che è separato fa riferimento a quella ciliegina sulla torta che ancora manca in questa stesa che mi hanno fatto vedere per te, perché per il resto è come se tu riuscissi a fare la differenza, sai? Dicono che nella vita ci sono persone che fanno numero e persone che fanno la differenza e tu in questo momento riesci a farla. E adesso vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso, senza preavviso per te. Vediamo cosa ti dicono per l'angelo. Qua vedo delle notizie che ti saranno portate da un qualcuno che è più giovane di te riguardo una situazione dove c'è un qualcosa che stai già pianificando da tempo e queste notizie sono comunicazioni scritte, messaggio, telefonata, anche molto rapide con questo 8 di bastoni e riguardano una situazione del tuo passato sicuramente con questo 6 di coppe che può far riferimento anche ad un qualcosa in ambito familiare, perché un 10 di coppe, sai, le cose migliori nella vita sono quelle inattese, perché non vi sono aspettative, come in questo caso. Probabilmente non ti aspetti mai più che questa persona arrivi a dirti o a portarti determinate notizie e invece questo va a succedere molto rapidamente e all'improvviso, perché ho anche una torre e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo cosa rispondono per te. Per l'angelo, vediamo. Innamorati, sole e luna. Qui la risposta è un sì, però indicano che potrebbe essere necessario per te superare un po' quelle che sono delle tue paure rispetto a una scelta che devi fare. Vediamo cosa ti dicono ancora. Stelle, diavolo e torre. Sono dell'idea che dovresti considerare di rivedere
determinate aspettative che potresti esserti fatto, riuscire a vedere oltre il velo di quella che potrebbe essere un'ipotetica illusione che potresti esserti fatto rispetto alla domanda che hai posto in questo caso agli arcani maggiori. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'angelo. Vediamo. Vediamo cosa riesco a dirti per l'angelo. Mm. Mm. Stai facendo dei preparativi per un'occasione importante. Mm. Ti stai organizzando bene. Considera che in quest'occasione tutto ti sarà estremamente chiaro. Non avrai più dubbi. Ti vedo in un locale con grandi quadri alle pareti. Messaggio curioso. Stai facendo dei preparativi per un'occasione importante. Ti stai organizzando bene. Considera che in questa occasione tutto ti sarà estremamente chiaro. Non avrai più dubbi. E ti vedo in un locale con grandi quadri alle pareti. E questo era il messaggio per te, Angelo. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Buddha, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Buddha. Mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 63 e il 126. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di riconoscenza. In questo momento nella tua vita dovresti essere riconoscente di un qualcosa che può esserti successo o che stai vivendo. Quindi riconoscenza, numeri 63 e 126. Valli a cercare e adesso vediamo chi sei tu. Vediamo chi è il Buddha. Buddha, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Qua mi indicano che tu sei una persona sempre alla ricerca della verità. Tu potresti essere in questo momento sola o solo con qualcuno che con questa giustizia in questo momento sta cercando di riequilibrare una situazione o un rapporto dove di recente potrebbe essersi verificato un fatto che proprio non ti aspettavi e causato peraltro da altri, potrebbe essere
una donna, un uomo, questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va un po' contestualizzato, però qua indicano che il Buddha in questo momento sta cercando di riequilibrare e riequilibrarsi rispetto ad un qualcosa di inaspettato che può essere successo nella tua vita. Sai, quando hai degli intoppi, se ti preoccupi li raddoppi, quindi potrebbe esserci anche una sorta di preoccupazione con questo 2 di spade nel non saper come comportarsi riguardo quello che è successo e quindi tergiversare un po'. In ogni caso indicano che si riesce a ritrovare un equilibrio, ma è necessario comunque decidere di abbandonare con questo 8 di coppe una strada o un qualcosa che avevi precedentemente intrapreso, e questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Adesso vediamo con i tarocchi cosa succede all'improvviso, anche se un qualcosa di improvviso qua potrebbe essere già successo, e dovresti essere riconoscente per quello che ti è accaduto, perché probabilmente ti ha portato a fare luce o aprire gli occhi su una situazione che potrebbe averti causato dei problemi. Vediamo cosa succede all'improvviso per il Buddha. Qui cosa succede all'improvviso pare essere un po' un colpo di fortuna, una conseguenza di un'azione che tu andrai a fare, o magari hai già fatto, che va a darti un riscontro, un risultato quasi immediato, e potrebbe appunto essere un qualcosa fatto da te, o questa carta del mago, un qualcosa che hai alimentato tu. Mi viene in mente anche questa frase che dice: non pentirti mai di quello che hai fatto se quando l'hai fatto eri felice. Questo lo diceva Jim Morrison, mi sembra, E quindi qui c'è un qualcosa che tu hai fatto o che farai nei confronti di una persona oppure di una situazione. Questo è un interattivo, va un po' contestualizzato, che produrrà un riscontro improvviso, portando una stabilità, una tranquillità con questo 9 di denari nella tua vita. Possono essere dei soldi, può essere l'arrivo di una somma di denaro, comunque porta una certezza, e probabilmente con questo imperatore potrebbe anche essere una persona, una conseguenza di un'azione che andrai a fare. E questo è quello che mi hanno detto per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo per il Buddha che cosa ti rispondono. Per il Buddha, il Papa, la Papessa e il giudizio. Qui la risposta è un sì, è come se rispetto a questa domanda che hai fatto ci fosse addirittura una lezione da imparare, una presa di coscienza rispetto a questa situazione. E vedendo queste 3 carte mi viene anche da dirti che tutto ciò che il destino o l'esperienza si degna di insegnarci, ce lo insegna attraverso la sorpresa, e con questo giudizio finale sono dell'idea che avrai la possibilità di sorprenderti nell'accorgerti di quanto questa cosa sia perfetta per te. E questo è quello che hanno risposto gli arcani maggiori, ed è un sì. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo. Per il Buddha. Per il Buddha, vediamo. Stai prendendo a cuore una situazione
più del necessario. Mm. Quello che hai fatto è sicuramente utile, ma non tutto è indispensabile. Qualcuno apprezza le tue attenzioni, ma devi essere più diretto. Lo vedo molto preoccupato. Il messaggio ti dice questo: stai prendendo a cuore una situazione più del necessario. Quello che hai fatto è sicuramente utile, ma non tutto è indispensabile. Qualcuno apprezza le tue attenzioni, ma devi essere più diretto o diretta. Lo vedo molto preoccupato. E questo era il messaggio per te, Buddha. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!